Questo è in assoluto uno dei posti più incredibili del Perù. Ci troviamo nel Parco Nazionale Huascarán e vi assicuro che queste immagini non sono per niente modificate. L'acqua è veramente di questo colore assurdo a causa dei limi glaciali che riflettono i raggi del sole. E poiché ci troviamo vicini all'equatore, a 4200 metri di quota, i raggi del sole risaltano ancora di più questo fenomeno, che per capirci è lo stesso di alcuni laghi del Canada. Qui arriva solo una piccola parte del turismo, perché ci troviamo abbastanza lontani dal classico circuito del sud, scelto dalla maggior parte dei visitatori. Noi avremo la fortuna di arrivarci con il nostro van, ma si può arrivare benissimo con un tour abbastanza economico. La vera sorpresa è arrivare fin qui e vivere una giornata a queste quote, per scoprire che questa montagna è la stessa che vediamo all'inizio di tutti i film della Paramount Pictures. Il suo nome è La Piramide. Siamo Carlo e Serena e da agosto del 2019 viaggiamo a bordo di Nirvan, un furgone camperizzato da noi in Italia e spedito in Canada, con l'obiettivo di percorrere la Panamericana, dall'Alaska all'Argentina. Che spettacolo di strada, i colori sono impressionanti. Io godo di una posizione veramente over the top, non so come dire. Cioè, dalla finestra di casa oggi si vede questo spettacolo della natura, sfumature ovunque, bellissimo. Lì sotto c'è il fiume, wow. Queste strade sono tra le più panoramiche e allo stesso tempo avventurose di tutto il nostro viaggio. Scopriamo che questa parte del Perù è rimasta molto selvaggia. Qui il turismo non arriva, ci si sposta lentamente. In un giorno puoi percorrere circa 100 km e quando si trova l'asfalto è un momento di festa, ma dall'altra parte è così bello andare lentamente perché vorresti che questa vista continuasse per sempre. Una telecamera può dare solo un'idea della geografia veramente assurda di questo paese, ma vederlo con i propri occhi dà una sensazione strana, tipo quella che si prova a essere costantemente in cima a una montagna. Questa strada è pazzesca, adesso siamo scesi nella valle e la percorriamo tutta, per fortuna adesso è iniziato un tratto asfaltato. Questa è una delle più belle strade che abbiamo percorso qui in Sud America. Dopo questa strada meravigliosa ci siamo fermati un attimo a prendere un succo e la signora ci sta facendo quello di papaya. Vediamo un po' com'è. Succo di papaya fresco per riprenderci a casa dei signori qui. Chiacchieriamo con la famiglia che è così gentile da farci anche un refill gratuito di questo succo di papaya, buonissimo, che ci dà la carica per continuare a guidare. Siamo arrivati nel punto più basso del nostro viaggio in Perù fino ad ora, a circa 500 metri di quota, e adesso ci tocca risalire perché ormai abbiamo preso la direzione del Parco Nazionale della Cordillera Blanca, si chiama Huascarán, e ci stiamo dirigendo verso una città. Abbiamo bisogno di fare spesa e tante altre cose, ma prima ci aspetta un altro pezzo di strada molto interessante. Vediamo se riusciamo a farlo oggi. Intanto il panorama che si è aperto è ancora più bello rispetto a prima.
montagne sono di tutti i colori, dal giallo al rosso, e c'è un vento pazzesco lungo questa valle. Sentiamo sbattere sul nostro van. La strada che stiamo percorrendo ha una sola corsia. La vegetazione è scarsa e per decine di chilometri non c'è nessuno. Stiamo risalendo la valle che ci porterà tra la Cordigliera Blanca e la Cordigliera Negra, due catene montuose delle Ande che corrono parallele per centinaia di chilometri. Sei stanca? Siamo un po' sconvolti anche oggi dopo tutta questa strada, però è stata incredibile e ora ci siamo fermati in un paesino minuscolo a mangiare. È un misto tra pranzo e cena perché sono le 3:30, quindi per fortuna c'è un ristorantino aperto e ne approfittiamo. Come da buona tradizione peruviana c'è la sopa, quindi una zuppa con trigo, questo è praticamente grano, con carote e poi parti strane di carne. Si mette sempre questa salsina piccante che dà quel tocco in più. Io ho preso un'insalata, riso e fagioli. Stiamo sul classico proprio. Classic. Mentre io poi ho preso, vabbè, lo stesso di sera, fagioli, riso. Qui c'è una coscetta di pollo e poi la yuca. Sembra tutta verdura del posto. Stiamo pranzando alle 4, ma questo è il primo ristorante che incontriamo oggi e va benissimo così. Il tramonto si avvicina e dobbiamo percorrere i chilometri che mancano per raggiungere la nostra destinazione. Ormai ci siamo arrivati vicino alla Cordigliera Blanca. E dopo una settimana di viaggio siamo quasi arrivati a Caras e adesso manca praticamente un ultimo tratto di strada panoramica prima di vedere i ghiacciai del Perù, che si chiama Canyon del Pato, che è praticamente una strada realizzata su un fiume che conta 18 tunnel, una strada stretta ma un panorama davvero incredibile. È davvero impossibile non fermarsi ed ammirare questo canyon che può riservare anche delle sorprese. Intanto il nostro van è qui parcheggiato sul pendio, giù c'è il fiume e qui c'è una bellissima cascata a tantissimi salti che viene da lì su, dove le rocce sono ancora più arancioni. E questi sono i tunnel scavati nella roccia dove ci sta giusto un piccolo camion. Ovviamente non possono mancare anche i manifesti elettorali.
stiamo guidando su una strada veramente difficile. Stiamo salendo da Caraz alla laguna Parona a 4000 metri su una strada sterrata praticamente a picco sulla montagna. Ovviamente tutto in prima, motore surriscaldato, ma abbiamo acceso anche le ventole dell'aria calda per favorire la ventilazione del radiatore. La strada non è per niente semplice, ma dopo un'ora e mezzo di sterrato, in salita e in prima, ci troviamo davanti a questo spettacolo. Mamma mia ragazzi, che cos'è? Siamo fermati un attimo a metà strada a farci la doccia perché sapevamo che qua su avrebbe fatto più freddo, infatti c'è un bel vento fresco, ma lo spettacolo è pazzesco, il colore di quest'acqua è come i laghi che abbiamo visto in Canada forse, ma forse anche più azzurro, è spettacolare con queste cime, incredibile. Ecco cosa si vede dal finestrino, sembra finto questo colore. Carlo è andato a vedere se c'è posto per parcheggiarci più in là. Questo posto è frequentato da tantissimi turisti, però una cosa che non si sa è che qui qualche anno fa è stato costruito un impianto idroelettrico che ha praticamente prosciugato la laguna e per fortuna la comunità locale, che si chiama Cruz de Mayo, si è battuta per fare in modo che i prelievi di acqua fossero ridotti e dopo una lotta di circa 10 anni sono riusciti a ottenere un livello minimo del lago e quindi dobbiamo dire grazie a loro se oggi possiamo ammirare questo spettacolo della laguna Paron con questa acqua azzurra che non viene sfruttata poi così tanto per gli impianti idroelettrici. La cosa assurda è che i proprietari di questi impianti idroelettrici sono cileni e in questi villaggi che sorgono vicino alla laguna non hanno diritto neanche all'energia elettrica, devono pagarla profumatamente. Inoltre, proprio grazie a questa riserva d'acqua preziosissima, loro possono bere acqua pulita e possono irrigare i loro campi. And I
In questo momento ci troviamo al mirador di questa laguna Paron a 4400 metri. Stamattina abbiamo preso i nostri zainetti e abbiamo fatto questo piccolo tragitto di mezz'ora per salire qui su. Per fortuna siamo acclimatati, quindi non facciamo particolarmente fatica. È bellissimo vedere tutte le montagne che circondano questa laguna. Sono tantissimi picchi sopra i 6000 metri. Davvero surreale il colore dell'acqua, che è dovuto a questa polverina qui, che non è altro che la roccia con cui è formata questa montagna, e anche le altre. Qui il cartello ci dice le caratteristiche della laguna Paron, che si trova a 4200 metri, dove abbiamo dormito noi, e ha una profondità di 75 metri e una lunghezza di 3 km. Poi qui ci sono tutti i picchi che sono qui intorno. La montagna più alta, se non sbaglio, è il Wandoi, che è quello lì. Qua sopra è meraviglioso, si vede tutto. Purtroppo la montagnona là dietro è un po' coperta oggi. Abbiamo scoperto ieri che la montagna che adesso è nascosta l'hanno usata la Paramount per il loro logo, quindi quella montagnona che si vede agli inizi dei film è proprio questa qui. Adesso sta venendo un po' di nebbiolina, quindi scendiamo. Per fortuna noi siamo arrivati ieri pomeriggio con il nostro van ed era bellissimo tempo, quindi abbiamo potuto apprezzare una giornata priva di nuvole, per non parlare poi del tramonto che c'è stato ieri prima di addormentarsi, che è stato qualcosa di spettacolare. Tutte le montagne si sono illuminate di rosa. Siamo stati molto fortunati col tempo, infatti siamo arrivati ieri che c'era un sole bellissimo e abbiamo fatto un po' di camminate qua attorno. Oggi però ci siamo svegliati col sole e adesso che sono le 10:30 è iniziato a piovere, infatti si sta avvicinando anche la stagione delle piogge. Eravamo solo noi qua con i signori che stanno qua a rifugio, infatti c'è questo piccolo rifugio dove si può anche rimanere a dormire, ci sono 9 letti, loro sono molto carini e molto accoglienti, ci hanno spiegato molte cose e ora proseguiamo, speriamo di non trovare altra pioggia nei prossimi posti dove vogliamo andare, però è così.